Beh, grazie mille anche per l'introduzione, è un salto nel passato, ma un'origine che mi fa molto piacere ricordare, soprattutto venendo qua. Quindi buongiorno a tutti, io sono Enrico Bassi, coordino OpenDot, che è questo spazio, questo Fab Lab, come diceva appunto Sara, cioè un laboratorio aperto a tutti, in cui la tecnologia è veramente uno dei cardini. I Fab Lab sono ad oggi circa 2000 laboratori sparsi in giro per il mondo, interconnessi da un network internazionale, coordinati da una fondazione, che è la Fab Foundation americana, che hanno in comune, diciamo, una serie di tecnologie, quindi si parla tantissimo di tecnologia nei Fab Lab. Infatti l'altra figura, insieme a Riccardo, che ha spinto molto perché il Fab Lab arrivasse qui a Torino, era Massimo Banzi, insomma, uno dei cofondatori di Arduino. La tecnologia però ha preso subito una piega anche nella storia dei Fab Lab, che faccio rapidissimamente, nella direzione dell'impatto sulla società e sulle persone. Il primo Fab Lab nasce all'MIT, Cuore Tecnologico Mondiale, da un docente, Neil Gershenfeld, che è un fisico, e quindi nasce con uno scopo di ricerca, ma tipo il terzo Fab Lab o quarto, insomma, nel mondo. Anzi, in realtà il secondo Fab Lab rimane a Boston, ma è in quello che noi definiremmo un centro sociale, un posto che utilizzava l'educazione e la tecnologia per ingaggiare le persone, insomma, tirarle fuori un po' magari da contesti non proprio salubri. Quello successivo, un altro centro di ricerca in Norvegia, se ricordo correttamente, quello dopo è in India, tuttora attivo. Tra l'altro ha sempre lavorato molto sull'impatto locale con le persone, quindi questa commistione tra tecnologia e impatto sulle persone è sempre esistita. E in OpenDot, appunto, noi utilizziamo questo mix per lavorare su tanti temi, ma la salute è uno di quelli principali. E quindi lo definiamo proprio come avere un impatto positivo su persone e pianeta. Ora, utilizziamo co-design e tecnologia perché questo mix, cosa c'è di vantaggioso nel intersecare queste due cose? Beh, la fabbricazione digitale e la tecnologia, diciamo la stampa 3D, quella più famosa, consente davvero in pochissimo tempo di concretizzare un'idea e se io non so se questa idea funziona o meno, non so se ha senso investirci tempo. Questo che vedete in fotografia, Alessandro Terrani, è un medico rianimatore che abbiamo conosciuto qualche anno fa. Lui aveva questa idea di un device per semplificare la tracheostomia, che in alcuni casi è un'operazione che può, se dura troppo, portare a problematiche fatta all'inizio di un'operazione di chirurgia. Il paziente non è ossigenato, ma è già ovviamente anestetizzato e paralizzato, quindi se dura troppo può calare l'afflusso sanguigno o in meglio l'ossigeno, diciamo, al corpo. Io non sono un esperto, quindi chiedo scusa se alcune cose non sono esattamente da manuale. Lui trova questa soluzione che semplificherebbe molto il processo, ma non so se funziona. Quindi ci incontriamo in laboratorio, facciamo 2 prove rapide, nasce il primo prototipo nell'arco veramente di pochissimi giorni, lui vede da test su manichini per il training che funziona o potrebbe funzionare, andiamo avanti, fa i test diciamo più seri in Canada perché in Italia la sperimentazione su cadavere non è fattibile, prototipa la sua soluzione nella versione finale, la brevetta e va avanti con sia la parte di ricerca che la parte commerciale diciamo del progetto. Questo sarebbe impossibile diciamo con tecnologie tradizionali, sarebbe troppo costoso, troppo lento, più difficile da replicare e così via. L'altra metà è quello che è stato illustrato perfettamente nella presentazione prima di me, cioè la coprogettazione. L'aspetto chiave della coprogettazione che io amo sottolineare, citato un po' di sfuggita forse dalla dottoressa Lago, è che c'è uno shift di potere, viene proprio definito, dal designer all'utente. Cioè noi come progettisti, immagino in sala ce ne siano parecchi, siamo abituati un po' a sentirci la responsabilità e il dovere, diciamo, di assumerci il ruolo di chi risolve il problema. Questo funziona in ambiti in cui l'esperienza si sviluppa col tempo perché l'ambito è ben delimitato e i progetti sono più o meno sempre gli stessi, passatemi il termine, cioè tendono a essere incrementali. In ambiti complessi come la salute questo non funziona.
Naturalmente il designer porta delle competenze, ma l'aspetto fondamentale è proprio il ruolo che il paziente ha, il paziente, l'utente, la famiglia, gli amici, i fratelli, perché portano un tipo di quotidianità che non si può imparare sui libri né in ufficio, diciamo. Quindi noi utilizziamo il co-design perché alcune soluzioni ad oggi non esistono. Alcune soluzioni le aziende non le hanno ancora sviluppate, in altri casi esistono ma non quadrano proprio perfettamente con quello che servirebbe a me, oppure non mi piacciono anche solo banalmente, sembra una cosa semplice ma invece noi sappiamo molto il valore della bellezza. Immaginatevi passare la vita indossando un paio di scarpe perché è l'unico che potete acquistare, mentre tutti gli altri hanno libertà di scegliere anche solo. Oppure in alcuni casi perché per 1000 motivazioni, a volte cavilli burocratici, sono costretto ad acquistare una cosa perché appare in un elenco ufficiale che in realtà costa o a me o allo Stato molto più di quello che servirebbe che costasse, insomma. Noi abbiamo fatto negli anni molta esperienza lavorando soprattutto con una fondazione meravigliosa di Milano che si chiama TOG, Together to Go. È una fondazione che si prende cura in modo gratuito di un centinaio di bambini con patologie neurologiche complesse, soprattutto in ambito riabilitativo. E loro hanno avuto fin dall'inizio una grande curiosità verso le tecnologie, vi farò vedere un po' dei progetti che abbiamo fatto insieme, ma soprattutto insieme abbiamo formalizzato un manifesto e un metodo per fare co-design, perché come tutte le cose non è automatica. Quindi abbiamo capito quali erano i punti chiave di una trasformazione che era fondamentale fare, li abbiamo formalizzati, ma anche abbiamo scritto un toolkit per supportare medici, terapisti, caregiver, università, studenti ad applicare questa metodologia nel design per la cura. Il toolkit è composto di template molto semplici che spiegano magari con che ordine descrivere le cose, che cosa è un brief, che a un medico magari suona strano. Tante volte, piccola curiosità, l'ultimo percorso che stiamo facendo, che vi racconto poi, abbiamo chiesto dei medici di fare ricerca sulle loro idee. Per loro ricerca era paper scientifici, per cui è stato un errore di linguaggio, in un certo senso, definirlo ricerca. Per un designer fare ricerca vuol dire vedere cosa hanno fatto gli altri, vedere i progetti, passare tempo su Google e cercare anche solo immagini di riferimento. Ora, sembra una banalità, ma gli ostacoli linguistici, venendo da mondi diversi, bisogna saperli gestire, bisogna sapere anche che esistono, banalmente. Altre card sono sulle tecnologie, perché a volte si danno per scontato delle cose, ma non sono semplici se uno non le ha mai visualizzate e così via. Vi faccio una carrellata molto veloce, scusate, di alcuni esempi, più per darvi un'idea di quali sono gli output che non per essere esaustivo. Ma la cosa fondamentale che ci tengo a dire è che proprio perché noi co-progettiamo, questi esempi io ve li racconto perché sono qui io, ma dovrebbero esserci con me anche tutti i partner che abbiamo avuto in questi percorsi, perché i lavori sono veramente possibili solo collaborando con appunto l'elenco di realtà che vedete qui, partendo in testa con gli ospedali, che è un contesto molto complesso ma fondamentale per innovare la salute, fondazioni, associazioni di pazienti, università, in cui c'è molto bisogno anche di spiegare appunto questi cambiamenti, ma anche banalmente aziende. Con TOG, la fondazione di cui abbiamo parlato, abbiamo fatto molti progetti che abbiamo raccolto sotto un cappello, sotto un brand che si chiama Unico, di cui ve ne racconto alcuni. Unico nasce proprio con l'idea di riportare un po' anche la bellezza e la capacità di progettare delle cose belle oltre che funzionali all'interno del tema della cura. Un progetto che mi piace molto è questa bicicletta, nasce in collaborazione con Lorenzo, uno dei bambini della fondazione, e la sua famiglia. Lorenzo non poteva avere una bicicletta, le cose che aveva provato non funzionavano per lui e l'abbiamo letteralmente costruita insieme. Naturalmente dopo Lorenzo sono arrivati altri bambini che avevano necessità simili e poiché il processo è digitale,
quindi non ci sono stampi, per dire, non c'è un processo industriale, ma nemmeno è artigianale, quindi basato sull'esperienza di una singola persona, siamo stati capaci di adattarlo per Viola, Shaig, eccetera, e tutti gli altri bambini che sono venuti dopo. Saddle Up è una seduta posturale, cade nella categoria di quelle che vengono chiamate statiche, ma nasce dall'idea di un terapista, quindi diciamo, il brief, ma addirittura fino al concept del progetto, in realtà nascono dall'idea di Cristina, che è la capoterapista all'interno di TOG. Ora, se voi chiedete a Cristina, tu ti ritieni una persona creativa, lei ti dice di no. Cioè la creatività è associata molto all'estro artistico, mentre invece la creatività come motore di progetti innovativi viene dall'esperienza, e questo rende veramente chiunque capace di contribuire nel progetto. La seduta è fatta scannerizzando uno scanner 3D che utilizzano direttamente i terapisti. Dopo un corso di formazione loro sono diventati autonomi su questi processi, quindi loro scannerizzano dei calchi in gesso che vogliono continuare a fare a mano, perché dicono è il modo migliore con cui io, tramite la sensibilità delle mie mani, riesco a percepire se la postura è quella corretta. E questo è fondamentale, rispettare anche, diciamo, il workflow, il modus operandi delle persone con cui si lavora. Glifo è un piccolo oggetto pensato per abilitare i bambini che hanno difficoltà a impugnare una penna, comunque a poter disegnare, scrivere il loro nome, ma anche solo scarabocchiare su un foglio. Nasce tanti anni fa, in realtà la prima versione è stata sviluppata da alcuni miei studenti all'interno del corso in NABA sulla fabbricazione digitale che tengo, insieme appunto ai terapisti di TOG. Si è poi evoluto negli anni, questa è l'ultima versione che è stata su Kickstarter pochi mesi fa, diciamo in cui il cuore pulsante era proprio un sistema di configuratore online. Quindi ci sono arrivati freschi di stampa i Glifo 2 giorni fa, quindi ne ho portato uno. Questo oggetto non è disegnato da noi, è disegnato tramite un algoritmo dai genitori che inseriscono i dati e noi spieghiamo ai genitori come prendere le misure giuste della mano del figlio, non solo le misure, quindi diciamo la larghezza di questo anello ovviamente, ma anche l'inclinazione in base al tipo di patologia o come tiene la mano. Quindi quando parliamo di shift di potere verso le persone, verso gli utenti, parliamo di questo, cioè dare la possibilità a tutti di contribuire nel processo di design. A un certo punto addirittura se fai il tuo lavoro molto bene tu sparisci un po', diciamo, dalla scena. Questo è un altro progetto a cui siamo molto affezionati. Ci sono community online di persone meravigliose che dedicano il loro tempo alla stampa 3D di protesi per bambini. Diciamo, in molti casi le protesi non vengono fornite fino a, diciamo, quando la crescita si interrompe, quindi dipende un po' l'età, ma il motivo è quello lì. Le protesi sono molto costose, fornirne una ogni 6 mesi sarebbe impensabile. Leo, che è il bambino che vedete, ragazzo, è nato in realtà con una malformazione a una mano, che però lui non ha mai considerato un problema, anche questo culturalmente molto bello. Ha iniziato a volere una protesi quando l'ha vista in spiaggia a un altro e l'ha vista come una cosa cool, cioè come un oggetto di design, non come un presidio medico che devo avere perché sennò non vivo bene. Era proprio un qualcosa in più e così lui l'ha vissuta. E quindi anche coinvolgere le persone nel processo vuol dire arrivare qui. Vuol dire arrivare a lui che dice guarda, io la mia protesi la vorrei tipo l'uomo ragno, però anche un po' Iron Man, con questi colori, fatta in questo modo, poi lasciamela bianca qua che la coloro io, e insomma diventa parte veramente del processo. Processi più complessi invece sono quelli che facciamo con gli ospedali, per esempio. Quindi l'innovazione parte non solo dalle tecnologie, ma proprio da capire perché si fa. E quindi con il centro Koala, che è un centro che si occupa di leucodistrofia all'interno dell'ospedale Buzzi di Milano, abbiamo affrontato proprio un intero articolato processo di co-design per capire quali erano i servizi che loro potevano implementare e offrire
su cui intervenire, diciamo, per migliorare ulteriormente il lavoro che loro fanno, e naturalmente questo ha coinvolto interviste con famiglie, la segreteria dell'ospedale, così come medici di altri reparti. Noi siamo molto agnostici sulle tecnologie, quindi lavoriamo trasversalmente con stampa 3D per fare oggetti o software, e questo per esempio è un kit, una suite di videogiochi basati sull'eye tracking, che consente a bambini anche con difficoltà di movimento di giocare e sfogarsi, che è fondamentale, ma per i terapisti è anche un modo per raccogliere informazioni su quanto, diciamo, la terapia sta funzionando. Quindi il terapista ha una sua dashboard che legge informazioni diverse. Anche questo naturalmente è stato fatto, coprogettato sia con i terapisti che con un ospedale che ha fatto la parte scientifica. Ora, tutta questa esperienza è convogliata un po' in un progetto europeo conclusosi quest'anno, che si chiama Made for You, in cui abbiamo sviluppato una piattaforma che raccogliesse tutti questi progetti. Cioè abbiamo scoperto che non siamo gli unici che fanno queste cose. In giro per il mondo ci sono tantissime realtà, dal singolo terapista in Giappone che fa i progetti di riabilitazione, terapista occupazionale che fa progetti per i suoi pazienti, fino a centri in Canada che si occupano solo di questo. E scavando online, studiando, eccetera, abbiamo trovato 100 e più progetti interamente open source, quindi chiunque fosse interessato può scaricarsi le informazioni e riprodurselo, e i progetti spaziano veramente dal sistema per fare sport fino al sistema di scrittura o l'ausilio per cucinare. Quindi è un mondo vastissimo e bellissimo in cui tutti partecipano in modo attivo. Il cuore appunto è la documentazione, cioè non basta fare una cosa, ma bisogna anche aiutare gli altri a replicarla, che è un aspetto che per un designer non è semplicissimo da capire. Tutta questa esperienza naturalmente, quando è scoppiato il casino l'anno scorso in cui ci siamo tutti trovati immersi, è tornata molto utile. Abbiamo capito anche, e qua da designer c'è da farsi delle domande, che i sistemi di produzione industriali non sono reattivi come noi vorremmo, soprattutto quando le cose cambiano rapidamente. E sono successe un po' di cose che hanno fatto anche il giro del mondo, partendo proprio dall'Italia. Questo caso famosissimo, immagino l'abbiate visto tutti. La storia che è girata è stata: un designer porta una stampante 3D in un ospedale, modifica una maschera per fare snorkeling e viene utilizzata al posto di un dispositivo medico. La storia è più complessa di questo, naturalmente, e l'aspetto importante della storia è che l'idea non è venuta al designer, è venuta a un medico, che è un medico in pensione in questo momento, se ricordo correttamente, ma la conoscenza della necessità e come la cosa poteva essere fatta è venuta a chi ha l'esperienza e la conoscenza sul campo. E noi come designer, in questo caso Christian Fracassi, che tutti immagino abbiate sentito nominare, di Isinnova, ha messo a disposizione delle competenze tecniche che invece, e di progettazione che invece non sono vincolate, diciamo, all'esperienza che uno può avere sul campo. In realtà i progetti sviluppati sono stati molti, l'Italia, ma il mondo in generale si è mobilitato per aiutare chi era in prima linea a rendere un po' la loro attività quotidiana più sicura, e nel mondo un'associazione americana ha contato la produzione di 48 milioni di pezzi, vado a memoria, nell'arco dei primi 8 mesi, e con un impatto economico che superava i 250 milioni di euro, di dollari in realtà. A livello globale, prodotto quando serviva, su richiesta, in modo distribuito e consegnato alle persone che ne avevano di bisogno. Quindi veramente un cambio incredibile. E molti di questi progetti, la valvola Charlotte ve l'ho già raccontata, nascono dalla coprogettazione. L'intubation box che vedete di fianco in realtà è stato sviluppato da un medico insieme alla moglie che era designer. Chiudo dicendo quello che secondo me è quello che dovremmo fare da ora in poi. Ora che abbiamo capito che c'è questa potenzialità, che cosa facciamo? In realtà le cose da fare sono 3, secondo me. La prima è, visto che tutti questi processi sono partecipativi, sono fatti insieme a qualcuno, è fondamentale imparare.
è fondamentale imparare sia per i nostri partner, quindi la curiosità dei terapisti che io ho incontrato, dei medici che ho incontrato è meravigliosa. Non vuol dire diventare esperti di tutto, che è impossibile naturalmente, ma capire il linguaggio, le logiche, i limiti normativi che i diversi mondi hanno. Il secondo è non aver paura di provare, cioè queste tecnologie ci danno una certa agilità nel fare esperimenti. Quindi anche capire insieme, in modo semplice, in modo agile, se l'idea funziona, se può essere scalata, anche solo di che cosa c'è bisogno. A volte rispondiamo a domande che nessuno fa, con progetti bellissimi che però non servono perché nessuno li ha chiesti. E la combinazione di questi due aspetti deve concentrarsi poi nella sperimentazione di qualcosa di innovativo. E innovativo non vuol dire tecnologicamente avanzatissimo. Le tecnologie sono uno strumento, a volte serve essere avanzatissimi, a volte no. L'ultimo progetto che stiamo facendo, e su questo concludo perché sono già un po' in ritardo, è fatto con la Società Italiana di Reumatologia, la parte diciamo under 40, e noi abbiamo capito che le necessità che loro avevano sono necessità tecnologicamente assolutamente risolvibili alcune. Il problema magari sta nell'integrazione all'interno delle normative o delle regole dell'ospedale o dei sistemi informatici, e questi aspetti sono altrettanto importanti da affrontare e da risolvere quanto che la tecnologia sia l'ultimo modello avanzatissima o una cosa mai vista prima. Quindi per cambiare questo sistema serve davvero lavorare insieme e serve conoscersi. Quindi siamo felicissimi se avete domande poi anche, come dire, per risponderne informalmente. Quindi grazie a tutti.